Salve Riders e benvenuti dal vostro Medors. Dopo ben 6 mesi di stop dall'ultima recensione avvenuta sul canale, ossia quella della mia pit bike, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere, e questo 2018 finalmente lo apriamo a livello di recensioni con un bel modello, con una grandissima moto. Infatti ho sfruttato l'Open Day da Ducati Roma per provare questa Hypermotard 939, un modello di moto che ho desiderato praticamente da sempre. Purtroppo è stata una prova diciamo abbastanza fugace, 20 minuti allungati quasi a 40 perché ho sbagliato uscita un paio di volte, e in un contesto che può rendere onore a una moto come l'Hyper ma che comunque non mi ha consentito di assaporarla fino in fondo, quindi con qualche bella curva. Poi tra l'altro la moto era diciamo nuova. È nuova, c'ha 300 km. Se fai qualche pieghetta un po' più c'è la cera. Così le gomme sono ancora nuove. Comunque mi sono fatto una mia idea su questo modello di moto e adesso la condividerò qui con voi, oltre ovviamente a tutte le varie specifiche tecniche che ruotano attorno a questa moto. Questa versione 2018 che ho provato aveva diciamo indosso il colore che rappresenta la vera e propria novità per quanto riguarda questa moto, ossia lo Star White Silk, adesso ampiamente diffuso su vari modelli della gamma Ducati. Ovviamente questa moto è fornita anche con la tipica colorazione rosso Ducati. Il cuore pulsante di questo motard sotto steroidi è rappresentato dal testa stretta da 937 cm3, omologato Euro 4 con 110 cavalli e coppia massima di 95 Nm. Quindi nonostante le normative anti-inquinamento che ormai stanno veramente vessando l'intera categoria motociclistica, l'Hypermotard è comunque riuscita a mantenere un carattere molto sportivo, un motore grintoso e devo dire a mia grande sorpresa anche un sound fantastico con lo scarico di serie. Sound. A corredo di questa motorizzazione grintosa troviamo un buon comparto per quanto riguarda l'elettronica. Di serie c'è il Ducati Safety Pack che prevede ABS regolabile su 3 livelli, abbinato al traction control regolabile su 8 livelli, e 3 riding mode, Sport, Urban e Touring, che adottano settaggi elettronici diversi. Io ho testato la moto esclusivamente in mappatura Sport e devo dirvi la verità, non l'ho trovata mai troppo esuberante o difficile. Tra l'altro l'ho portata anche in una zona abbastanza trafficata. La frenata ovviamente diventa più decisa e la cavalleria viene erogata più bruscamente, ma non ha nulla a che vedere con magari le vecchie Hypermotard come ad esempio la 1100, in cui appunto l'elettronica era praticamente assente. Le prestazioni sono di tutto rilievo e il contesto cittadino mi permette di assaporare le doti di ripresa e l'agilità che l'Hypermotard 939 offre. Il comfort, devo dire, ovviamente non è al pari della mia SV650 che è quasi come una poltrona, però comunque è estremamente buono per avere una posizione di guida abbastanza caricata, non eccessivamente perché comunque c'è un'ottima triangolazione tra pedane, sella e manubrio. Le uniche note stonate che ho rilevato per quanto riguarda il comfort rappresentano l'altezza della sella. Nonostante io abbia una fisionomia abbastanza buona per questa moto e che mi consente di sentirmi perfettamente a mio agio su di essa, ho comunque riscontrato che la posizione è piuttosto elevata. Infatti l'altezza della sella è di 850 mm per la 939 e addirittura di 890 mm per la SP. Ad esempio, scendendo giù da un marciapiede ho riscontrato la necessità di mettermi in punta dei piedi. Allora ragazzi, io sto notando adesso in manovra, sulle salite così sto toccando in punta di piedi e sono 1,90. E se è successo appunto a me che sono 1,90, ad una persona già più bassa, magari 1,80, 1,75, potrebbe risultare molto selettiva come moto. Oltre all'altezza da terra, in parte ho trovato scomodo la distanza della leva del cambio dalla pedana. Comunque inizialmente ho dovuto prendere un attimo le misure per andare a fare una cambiata sicura e agevole su questa moto, dato che è abbastanza distante e in basso. Ok, la leva del cambio fatico a trovarla. Ok, una volta capito bene dove è posizionata la leva del cambio, che sta parecchio in basso,
si riesce a portarla con profitto. La sella è veramente veramente comoda, poi allungando l'incavo per le ginocchia, facendogli seguire quasi le linee del serbatoio, piacevole, che offre un ottimo feeling tra l'altro con la moto. Per quanto riguarda le vibrazioni, ovviamente sono presenti, essendo comunque un bicilindrico di grossa cilindrata, ma nonostante ciò comunque sono abbastanza trascurabili, anzi onestamente mi aspettavo molte più vibrazioni, invece Le vibrazioni non sono nemmeno tante, hanno lavorato molto bene per ridurle al minimo, non sembra di stare su un bombardone da 1000 di cilindrata quasi. Con questo il traffico ve lo divorate, la consiglio pure per uso cittadino. ma se sulle vibrazioni è ok, per quanto riguarda il calore trasmesso è un po' meno ok, dato che comunque nonostante non abbia carenature a soffocarla, comunque la moto scalda a lungo andare in mezzo al traffico. Ho provato appunto una sensazione di calore, ma a parte questi dettagli che sono veramente dei dettagli, il mio responso è più che positivo. Nel traffico l'agilità di questa moto è pari ad una bici, pesa solo 181 kg a secco e devo ammettere che mi aspettavo che sarebbe stata leggera, ma non mi aspettavo allo stesso modo che il manubrio dell'Hyper consentisse delle grandi svicolate nel traffico, e invece ho dovuto ricredermi. Il manubrio pensavo avrebbe dato più ingombro nel traffico, invece devo dire che comunque non è troppo differente dalla mia SV. Con delle strade al pari più o meno di Baghdad o della superficie lunare, ho avuto il piacere di apprezzare il reparto delle sospensioni. Che ciclistica, ragazzi! Io rimango affascinato. Sto andando piano, non la sto mettendo alla frusta, però ha un assetto molto più corsaiolo. Per esempio l'SV comunque un po' tende ad affondare sempre, io poi sono pure parecchio pesante. Questa invece comunque copia bene tutte le asperità del terreno, di cui Roma è piena, potrebbe essere un test perfetto pure per... si potrebbero testare l'enduro qua a Roma, e nonostante ciò comunque offre anche quella rigidezza. Come protagonisti troviamo una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm di diametro con escursione ruota di 170 mm ed un ammortizzatore posteriore Sachs con escursione ruota di 150 mm, in grado di seguire perfettamente le linee impostate e di non scomporsi mai, offrendo una sensazione veramente di stabilità anche a velocità relativamente elevate. Mi rimane un po' l'amaro in bocca di non aver provato queste sospensioni in un contesto un po' più spinto, un po' più corsaiolo, metterle un pochino di più alla frusta. Come ultimo aspetto, anche se l'ho testati veramente poco, come dovrebbero, andiamo a vedere i freni. All'anteriore troviamo un doppio disco da 320 mm e al posteriore uno da 245 mm. Entrambi, sia davanti che dietro, sono muniti di ABS e quest'ultimo è veramente ben tarato. Ho fatto giusto un paio di frenate un po' più brusche, ma mai provenendo da grosse velocità. Devo dire che la potenza frenante c'è, è indubbia, e l'ABS non è per niente invasivo, quindi esco da questo open day con un sorriso largo come una casa, con un piccolo sogno nel cassetto perché mi piacerebbe anche acquistarne una. Certo, a fronte di questo c'è un prezzo per il nuovo veramente proibitivo, 12.190 euro, però personalmente se avessi attualmente 12.000 euro da spendere su questa moto li spenderei a colpo sicuro, la rimpiazzerei molto volentieri l'SV con questa. Quindi gente, queste sono le mie impressioni su questa moto, un po' le avete sentite a freddo fuori campo e un po' on board direttamente dalla 939. Mamma mia, raga! Mamma mia! Che moto! Lasciatemi un commentino qui sotto, fatemi sapere appunto quali sono le vostre opinioni su questa moto. Inoltre, se vi va, condividete il video, così facendo mi aiuterete a crescere, e ovviamente ricordatevi di iscrivervi per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. E mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanellina vicino al pulsante dell'iscrizione, dato che le notifiche di YouTube non sempre arrivano e potreste perdervi appunto qualche contenuto. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medo!